Ciao a tutti e bentornati per questa terza parte del nostro speciale Un mese con dedicato alla CF Moto 700 CLX in versione Heritage. Questa è la puntata che dedichiamo alla parte più interessante naturalmente di un mezzo come questo, naturalmente la guida sul misto, perché le moto va bene, si usano in città, si useranno anche per percorrere un po' di tangenziali o di autostrade, ma la parte divertente naturalmente è quando le si porta in mezzo alle curve. Allora, iniziamo col dire che questa CLX 700 in realtà può essere considerata una moto quasi con due anime. Allora, a dispetto del look da scrambler, bisogna dire che la guida è sicuramente un po' più stradale di quello che uno non si immagina, complice anche il fatto che la taratura delle sospensioni è piuttosto sostenuta, quindi se vi aspettate di prenderla per andare ad aggredire delle strade tutte sfasciate non avrete una gran fortuna. La contropartita di questa taratura è che nella guida sportiva poi dopo si ha un gran bel sostegno e quindi ci si diverte come dei matti. Due anime dicevo, due anime perché ci si può andare a spasso tranquillamente godendo su una bella coppia del motore, forse il valore potrebbe essere un pochino inferiore quello reale della coppia rispetto a quello nominale, perché l'impressione è che non ci sia tutta la schiena che ci si aspetterebbe, però c'è anche da dire che il peso non è contenutissimo in senso assoluto e quindi può anche darsi che il motore faccia molto bene il suo. Tra l'altro, nota margine, proprio per il motore, la fasatura irregolare gli dà una tonalità di scarico bellissima, ci si diverte da matti, diciamo che si gode anche con le orecchie quando lo si guida sportiva perché ha quell'andatura zoppicante tipica dei bicilindrici AV e non paralleli come invece è quello della CF Moto. Ci si può andare a spasso, dicevo, soprattutto se siete da soli, magari potete usare in questo frangente anche la modalità Riding Mode Eco che non vi porta fuori dalle curve con la grinta che ci si aspetta dalla guida sportiva, ma arrotonda bene la guida e tutto sommato ce la si gode molto bene, soprattutto se i dislivelli non sono eccessivi. Quando invece la mettete in sport, diciamo la verità, ci si diverte proprio perché la guida diventa bella dinamica, fatta appunto un attimo la tara a un peso magari un pelino superiore a quello della concorrenza diretta, si scopre una moto che fa divertire anche fra le curve e i tornanti di montagna. Allora, dalla frenata forse un motociclista esperto potrebbe volere qualche cosa di più in termini di attacco, di aggressività sul comando della leva, ma naturalmente questa CLX è un mezzo, è una moto destinata anche a persone magari non espertissime, quindi ben venga un comando molto modulabile, anche perché poi tirando la potenza c'è. Ecco, l'attacco dell'ABS a volte è un pochino lento nel riapplicare potenza, quindi attenzione sui fondi accidentati, però stiamo andando veramente a cercare il pelo nell'uovo perché, come dicevo, la dinamica è davvero bella. La taratura delle sospensioni, lo ripeto, è sul sostenuto e la cosa aiuta molto a sfruttare tutte le possibilità che permettono le Pirelli MT60 di primo equipaggiamento. 100 punti in più a CF Moto per aver scelto una gommatura di primo equipaggiamento degna della dinamica della moto e non aver voluto risparmiare su questo componente della dotazione che fa veramente tantissimo in termini di dinamica della moto. Taratura sostenuta, dicevo, bella gommatura. Che cosa succede? Succede che se non state attenti le pedane le fresate sull'asfalto molto in fretta, quindi attenzione, magari guidate un pochino più di corpo, tanto tutto sommato ci sta bene ed è divertente e diciamo che eviterete di mettervi nei guai, però c'è sempre comunque gusto nel far vedere la pedana bella limata agli amici. La CLX quindi di fatto sul misto è promossa quasi senza riserve. L'unica cosa, come potete vedere, ecco, se fate vita di coppia anche in moto, come potete vedere la parte di sella dedicata al passeggero non è esattamente generosissima e non c'è la maniglia, ma c'è semplicemente la classica cinghia fra pilota e passeggero, quindi dovete avere una passeggera o un passeggero molto compatto e un po' diciamo così pronto a soffrire. Abbiamo quindi finito anche con questa terza parte del nostro speciale, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video, ma soprattutto alla quarta puntata di Un mese con CF Moto CLX 700, dove alla fine tiriamo le conclusioni su tutti gli ambiti, anche alla luce di tutti i chilometri in più che abbiamo fatto rispetto per esempio alla prima puntata. Quindi continuate a seguirci, mettete il like se vi è piaciuto il video, mettete un pollice verso, magari diteci perché, così cercheremo di fare meglio. Un saluto e arrivederci al prossimo video.